amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci da questo periodo? Quindi subito dopo la luna nuova in Acquario del 17 febbraio, noi vediamo tutte le energie che si muoveranno fino al 3 marzo, dove ci sarà la luna piena in Vergine. È un momento proprio per impegnarsi maggiormente in qualcosa, e quindi ci saranno le energie giuste, soprattutto per fare ordine, pulizia, eliminare il superfluo, concentrazione sulle cose più importanti, cogliere nuove opportunità riguardo principalmente le cose pratiche, lavoro, finanze, carriera, eccetera, e si possono ottenere degli ottimi risultati, però facendo molta attenzione, cura, efficienza, prudenza, quindi avere un approccio pragmatico. Di contro dobbiamo fare attenzione all'irritabilità, al desiderio ossessivo, quasi ossessivo di perfezione, di ottenere tutto e subito, non è possibile, lo sappiamo benissimo, e poi anche le persone in questo momento possono diventare più critiche, più sospettose, pignole, esigenti, e questo, ahimè, porta a tensione, incomprensione e possibili discussioni. E adesso vediamo il vostro primo messaggio, il primo oracolo. Ci fa un po' il punto della situazione, quindi intorno al 18 febbraio c'è volo notturno. Volo notturno salta fuori come carta quando c'è qualcosa che ci destabilizza, e quindi quando ci diciamo beh, vogliamo basso, vediamo un po' quello che succede, perché in qualche modo si sta procedendo nel buio e nell'incertezza. C'è qualcosa o qualcuno di cui non vi fidate, vi sentite di stare in guardia, magari soprattutto per una persona, ma anche per un qualcosa che sta accadendo che magari non ancora è chiaro, non sapete ancora come gestire, o anche può essere una nuova situazione o una persona che sta per entrare nella vostra vita. Quindi in qualsiasi circostanza questa carta vi sta dicendo comunque di volare bassino, o di cercare di guardare meglio, di osservare meglio, perché sappiamo benissimo quando ci muoviamo nel buio il rischio di scontrarci con qualcosa o di non vedere con chiarezza alcune opportunità è rischioso, molto rischioso. C'è qualcosa che non è come sembra. Quindi occhio anche alle promesse, alle opportunità, alle cose che arriveranno. Alcune cose sì possono essere positive, però altre magari, se le valutiamo attentamente, se cerchiamo di fidarci del nostro intuito, forse possiamo riuscire anche a scansarle. Esprimere i desideri, ecco, questo è anche un ottimo momento, quindi vediamo i passaggi successivi o altre situazioni effettivamente che hanno a che fare con i nostri sogni. Credere nel potere dei sogni e dei desideri e pensare in termini di possibilità anziché di limiti, cioè quando ci diciamo ah, questo non ci riesco, non ce la farò mai, questo è impossibile, sì, ma mi impegno, ma tanto non ottengo niente. E allora, se già partiamo così, in alcune situazioni partiamo già sconfitti. Infatti, questa carta ci sta dicendo che è vero che è il momento giusto per esprimere i desideri, però di esprimerli con chiarezza e con la massima positività, fiducia e speranza, perché se automaticamente li freniamo in questo modo,
cioè partono già in perdita, partono già bloccati, anzi non partono proprio. E anche, io direi di lasciarsi alle spalle, quindi di andare avanti, di fare le proprie cose, però lasciandoci alle spalle i limiti e la negatività. Ricordiamoci che noi attiriamo ciò che pensiamo. Questo è importantissimo. C'è un po' di malinconia? Assolutamente sì, lo dice questa carta che forse c'è qualche momento in cui dobbiamo gestire meglio la nostra emotività, un po' di ansia o un po' di senso di vuoto riguardo a qualcosa nello specifico o anche qualcuno forse ci sentiamo giù di morale, può essere un momento, no, un calo di energia, ma in tutte le circostanze magari è qualcosa di passeggero o comunque cercare subito di bypassare, di andare oltre e di attivarci per uscire da questa tristezza, da qualcosa che non va, facendo così, magari applicando una specie di sostituzione, di distrazione, allora tutto può diventare molto, molto più positivo, più costruttivo. Quindi non abbiamo bisogno di rimanere in un'energia ferma, stagnante e soprattutto in un'emozione che ci porta solo a rimuginare e appunto a essere bloccati. Vediamo adesso i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Oracolo dello sciamano che può sottolineare meglio alcune cose che sono già uscite, spesso lo fa, però possono essere anche nuove indicazioni. Vediamo cosa vuole dirvi. C'è il corvo, molto interessante il corvo perché parla di verità, di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di dire no alle regole imposte, di cercare anche coerenza, cioè, tra ciò che si pensa, ciò che si prova e ciò che si fa. Quando c'è un po' di instabilità è facile magari pensare una cosa, però farne un'altra, oppure diciamo viceversa, e quindi riconoscere le illusioni, riconoscere quindi ciò che è vero, ciò che è autentico, ci può evitare un sacco di cose, soprattutto quelle negative. Quindi ci chiede di essere onesti con noi stessi. La verità è liberatoria, prima ci rendiamo conto di alcune cose e prima ci mettiamo nella possibilità anche di evitare le paure, l'incertezza o quelle abitudini che ci mettono sempre nelle stesse condizioni di disagio o di sofferenza. Il cacciatore ci sta dicendo che forse anche noi dobbiamo essere un po' cacciatori in questo caso. Di sicuro essere determinati, di sicuro ascoltare l'intuito, seguire le tracce, prendere solo ciò che è necessario. Immaginate un cacciatore, un qualcuno che si trova in un percorso un po' impervio, non si carica di tutto quello che trova, ma coglie solo il necessario, oppure segui determinate tracce, quindi ascoltando l'intuito, seguirlo. Ascoltare principalmente se stessi, non gli altri o comunque non tutti perché creiamo maggior confusione e quindi andare a seguire quella bussola interiore che ci darà la via giusta, il percorso giusto. Poi infine troviamo l'ultimo oracolo, l'ultimo messaggio, il mago della pioggia. Parla, è vero, del nostro potere, parla soprattutto della possibilità di andare a manifestare, quindi realizzare effettivamente. Manifestare un desiderio, realizzarsi in senso, diciamo, lato, però di farlo in modo consapevole, nel senso che arriva il momento che non bisogna più sognare, desiderare, far chiacchiere, sperare, ma passare all'azione per il vostro bene, per il vostro futuro, quindi proprio per portarvi a realizzare, utilizzando il vostro potere personale, avendo una consapevolezza profonda di quello che avete a disposizione, del vostro ruolo, delle vostre capacità e quindi di riconoscere il valore di ciò che già c'è, non di pensare chissà che
cosa, ma concentrarvi sulle cose che avete a disposizione, sulle cose che avete in questo momento, che magari sono proprio quelle che sono da sistemare, da rivedere, o quelle che vi daranno un trampolino di lancio, definiamolo così, per fare dei cambiamenti importanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!